In questo video ti faccio 4 esempi pratici di come si può trovare lavoro in un borgo, in un piccolo paese, magari in montagna. Esempi basati su situazioni reali. Nessuno mi assume. Quante volte ho sentito questa frase detta con la rassegnazione di chi aspetta un miracolo? È la frase più tossica che ci si possa ripetere, soprattutto se vuoi vivere in un borgo o in un piccolo paese di montagna. Non ti assume nessuno? E grazie, qui non ci sono multinazionali, uffici con 100 scrivanie o fabbriche che assumono pacchetti di 50 persone alla volta. Aspettare che ti cada dal cielo il classico posto fisso è come stare fermo sotto la pioggia e sperare di non bagnarti. La verità è che quella mentalità è un peso morto. Se resti aggrappato all'idea che il lavoro ti debba arrivare in automatico, rimarrai lì immobile ad accumulare delusione. Questo video nasce con l'obiettivo di farti capire, in modo pratico, con una serie di esempi reali, qual è l'approccio giusto da seguire. Perché se vuoi lavorare in un borgo, devi abbandonare le illusioni e imparare a proporti nel modo corretto. Perché qui, nei borghi, la strada non è cercare la classica assunzione, ma diventare un collaboratore che porta novità, idee e valore. La soluzione è semplice. Il lavoro non si trova, il lavoro si crea. Aspetta, non trarre conclusioni affrettate. Il lavoro si crea. Ma questa frase, se la ripeti senza capirla, resta vuota. Nei borghi ci sono piccole imprese, attività a conduzione familiare, botteghe, laboratori, negozi che sopravvivono con difficoltà. Il loro problema è che guardano al futuro con la testa al passato. Abbiamo sempre fatto così. E se tu ti presenti con il curriculum in mano, sembri solo un'altra spesa in più. Ecco perché molti mollano, si lamentano e ripetono la solita cantilena "non mi assumono". Ma tu non devi cercare l'assunzione, devi cercare la collaborazione. Devi entrare in quell'attività portando uno sguardo nuovo, un'idea concreta, un tassello che loro non hanno mai pensato di aggiungere. Non serve diventare imprenditori con grandi investimenti, bastano visione, un po' di coraggio e la voglia di sporcarsi le mani. Il vero ostacolo, quindi, non è la mancanza di lavoro, è la mancanza di mentalità giusta. Se cambi quella, ti si spalanca davanti un mondo. Vediamo allora concretamente cosa significa agire in modo diverso. Sono 4 esempi basati su situazioni reali che ho incontrato e che ho già raccontato in altri video. Primo esempio, la macelleria destinata a chiudere. Un negozio che vede un cliente al giorno non sopravvive. Ma se tu ti proponi come collaboratore per creare un servizio di consegne porta a porta nei paesi vicini, quella stessa macelleria diventa una risorsa. All'inizio non serve nemmeno l'e-commerce, basta un blocchetto per gli ordini, organizzazione e voglia di fare. Tu porti il valore di un servizio che non c'era, la macelleria sopravvive e tu hai un lavoro che cresce, non come dipendente, ma come collaboratore con partita IVA in regime forfettario, semplice da gestire e senza rischi. Ho fatto un video specifico che spiega come aprire e gestire online una partita IVA senza problemi e con costi bassissimi. È il sistema che uso anch'io, metto il link nella descrizione, poi guardalo perché è molto utile. Secondo esempio, i trasporti. In tutti i piccoli borghi mancano i collegamenti e senza collegamenti la vita si ferma. Qui puoi proporre un servizio di NCC o transfer privati, parlando con il comune e magari usando un mezzo già a loro disposizione. Ovviamente poi non devi stare in piazza ad aspettare il cliente, devi proporti, organizzare, farti conoscere. È un lavoro flessibile, utile e con prospettive assicurate. Terzo esempio, l'agricoltura e l'online. Aprire una piccola azienda agricola da zero è una follia, costi altissimi e rischio enorme. Però c'è un varco importante, la vendita online. Oggi molte microaziende agricole hanno un e-commerce improvvisato che non funziona. Se hai vere competenze digitali, puoi proporti come collaboratore esterno per gestire vendite e marketing online. Non chiedi l'assunzione, ma stabilisci un accordo serio,
un fisso più una percentuale. Loro aumentano i ricavi. Tu ti crei un lavoro concreto che rimarrà in mano a te e che eventualmente potrai proporre anche altrove. Quarto esempio, la sartoria che rischia di sparire. Un negozio di tessuti con laboratorio di sartoria, la titolare verso la pensione e poi chiusura assicurata. Ma se entri in gioco tu, proponendoti come sarto, designer o anche solo apprendista motivato con idee nuove per prodotti particolari, puoi trasformare una fine annunciata in una rinascita. Non sarai mai assunto, ma potrai costruirti una collaborazione che diventa la base di una nuova attività. Questi sono solo 4 esempi, ma potrei fartene altri 100. Tutti hanno in comune una cosa: non aspettare che qualcuno ti dia un lavoro, ma proporre tu stesso un pezzo di futuro. E allora smettila di piangerti addosso con il mantra nessuno mi assume. Nei borghi il lavoro non lo trovi come nei concorsi pubblici o nei portali online. Qui devi darti una mossa, andare a conoscere le attività, capire cosa manca e proporti, non come dipendente, ma come collaboratore capace di far crescere un'attività che altrimenti morirebbe. Se segui questo approccio, le opportunità ci sono e sono tante. Non è facile, non è garantito, non è per tutti, ma se davvero vuoi restare o trasferirti in un borgo, se vuoi vivere qui, questa è la strada. Farai fatica, incontrerai porte chiuse, ci sarà chi ti riderà in faccia, ma avrai anche la possibilità reale di costruirti un lavoro solido, utile e rispettato. Alla fine la differenza la fa sempre la stessa cosa, la tua mentalità. Se cambi quella, il successo è davvero a portata di mano. Ne parleremo ancora. Per non perdere le prossime puntate, iscriviti al canale, metti un mi piace, un hype, condividi e commenta. Il prossimo video che ti consiglio è questo e guarda anche tutti gli altri elencati nella descrizione qui sotto.